Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop. Mi è arrivata la nuova consegna, vi dico subito il numero di spedizione è il 14, all'interno ho 4 numeri dal 44 al numero 47 più la terza uscita della base premium. Il prezzo che ho pagato è 49,96 €. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie di cuore ragazzi. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Ricordo invece alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg. Qui abbiamo il Cyborg Alex Murphy, è un'edizione De Agostini. Scusate, sto guardando appunto quello che devo prendere come uscita, eccola qui, e la scala è 1:3 e circa 62 cm di altezza ed è veramente bello. Allora cominciamo con il numero 44. Ok, ho deciso di non farvi più vedere l'interno del fascicolo in maniera molto attenta e oculata, perché non ho mai ricevuto nessun commento in merito a questo, se facevo bene, se facevo male. Quindi dal momento che i video erano abbastanza lunghi proprio anche per questa ragione, ho deciso di essere un po' più veloce. Spero che almeno questo lo apprezziate. Io di sicuro sì, perché lavoro di meno. Qui abbiamo il cibo del futuro, ne avevamo già parlato in qualche capitolo, se vi ricordate, e a me lascia abbastanza perplesso, spaventa un po' tutto questo. Ecco qui. Andiamo a vedere quello che troviamo. Questa è la nona parte della coscia destra. Tutto in plastica, più abbiamo 2 molle. Qui è dove poi andrà alloggiata la pistola, vedete? Abbiamo 5 serie di viti, poi le guarderemo bene nel dettaglio quando farò il video dedicato proprio del montaggio. 4 vanno avvitate nella plastica e una nel metallo. Bene, passiamo subito al numero 45. Vi esorto a leggerli i contenuti, ovviamente per chi ha fatto la collezione, e non di metterli da parte così e occuparsi soltanto di Robocop, che certamente è questo che abbiamo scelto perché ci piace, però anche i contenuti vi garantisco che sono molto importanti. Qui andremo a montare la pistola. Stavo guardando se la terminiamo. Sì, la terminiamo.
Qui veramente la fantascienza che diventa scienza. Tutto ciò che sembrava impossibile si sta appunto verificando. Io mi ricordo quando ero piccolino pensavo chissà se un giorno voleremo invece di usare i mezzi di trasporto comuni, no? Su ruote, oltre agli aerei ovviamente. Ebbene, guardate, vi dico che quanto prima si viaggerà anche via aria e non soltanto con gli aerei, ma in maniera proprio individuale. Vedrete. Andiamo a vedere appunto i componenti della pistola. Devo dire che è vero che una volta che è riposta lì non è che uno va più a toccarla, però è tutta in plastica, completamente. Secondo me avrebbero potuto anche riprodurre il movimento dell'otturatore. L'otturatore è questa parte qui, che poi va tirata, va arretrata, e nelle pistole vere una volta che arretri c'è un'unghia sotto che tornando indietro sfila dal caricatore la pallottola e la incamera nella canna, e questo si chiama otturatore. Ecco, avrebbero potuto secondo me fare anche un sistema di movimenti con la molla interna molto semplice, sarebbe stato carino, no? Da armare la pistola anche senza colpi, però questo è il caricatore, tutto in plastica. È fatta molto bene, esteticamente molto bella. Questa è la canna e il grilletto. Questa parte piccola vado a vedere che cos'è. Addirittura il cane, hanno pure riprodotto il cane. Il cane è quello che poi si abbatte una volta che premete il grilletto, va a spingere il percussore, questo nelle pistole vere, che va a far detonare il dies, quello lì che è dietro il bossolo, che all'interno contiene una quantità minima di polvere che, andando a battere con una punta che batte grazie a questo percussore, la fa battere, crea una scintilla e incendia all'interno del bossolo la polvere che c'è, e ovviamente fa fuoriuscire l'ogiva, non la pallottola, perché la pallottola si intende per tutta la cartuccia, ecco, si chiama ogiva. Bene, passiamo al numero 46. Numero 46. La prima parte del bacino. Dopo aver montato le gambe, finalmente in questa uscita inizieremo a costruire la sezione del bacino. Questa. Questa è la piccola Maggie che interagisce con gli umani. L'hanno resa così per destare interesse da parte dei bambini. Ecco, sicuramente, anche se poi la linea è sottile tra il giusto e il sbagliato, e quello sbagliato, e il fatto che ci saranno sicuramente sempre di più delle possibilità mediche, quindi la medicina del futuro, perché la medicina è sempre obsoleta, no? E meno male, cioè c'è sempre qualcosa di nuovo, un po' come la giurisprudenza. Allora andiamo a vedere
Cosa troviamo in questa uscita? O meglio, cosa troviamo ve l'ho già detto, ma sento un rumore di metallo, quindi questo è un bel pezzo di metallo. Eh sì, tutto metallo. Poi abbiamo questa, che è la rondella dell'anca sinistra, dentata. La molla, che è appunto quella che poi verrà messa qui, che spingerà la rondella. E questo, che è il perno dell'anca. Bene, adesso passiamo al numero 47, l'ultimo ricevuto, e poi vi farò anche vedere l'uscita numero 3 della base premium. 47. Seconda parte del bacino, e ci danno anche comunque una parte che non c'entra col bacino, che è la barra, e una sezione della barra, precisamente quella inferiore, poi ce ne sarà un'altra superiore perché è formata da due parti, di supporto, che poi verrà inserita nel foro dedicato della mia base premium. E poi, così come per Ironman, ci saranno sicuramente due, come posso dire, forche, che grazie a una molla dovrebbero tenere in sicurezza il nostro Robocop. Anche se la molla usata per Ironman, e speriamo che non sia la stessa che useranno per Robocop, era veramente inutile, perché non dava assolutamente tenuta. Qua intanto vediamo dei robot collaborativi che dovrebbero un giorno aiutare le persone. Non dico nulla. Ecco, guardate qui. Questa è una domanda, e torna a quello che vi dicevo prima. Quanto è vicina la possibilità di salire su veri skateboard lievitanti? Scusatemi, levitanti, che non abbiamo messo il lievito per farlo lievitare, levitanti. Ecco, quindi ci si sposterà poi un giorno in maniera individuale, così ad esempio, ma secondo me sì. Ecco qui. Certo, sapete che poi i prototipi costano in maniera spropositata, poi una volta che le cose vengono fatte in serie le rendono più o meno accessibili a tutti, come le macchine. Anche se secondo me qua, ragazzi, devi essere fortunato che ci sia il sole. Ma con queste eliche che girano, sinceramente l'idea di vedermi in mezzo al traffico aereo, in aria, insomma, non è un aereo, ma mi fa abbastanza pensare. Sono molto pericolose queste eliche, se appunto colpiscono qualcuno, ovviamente. Ma si vedrà. Andiamo a vedere il contenuto. Metallo, questa è la parte che va inserita nel foro della base premium, e qui continuerà con l'altra sezione superiore. Due serie di viti,
tutte e due sono da avvitare nel metallo. Poi abbiamo questo che sarà poi inserito qui, e questo è il giunto di sinistra. Ecco qui. Perfetto. Adesso metto un po' d'ordine e poi ci vediamo per la terza parte della base premium. Numero 3, guida al montaggio della base premium. La base ha un diametro, se non ricordo male, di 50 cm. Queste sono le strisce adesive che ci permetteranno di fissare poi le strisce a LED, eccole qui. Mettiamo le dita sui LED. Stavo contando i LED, sono 17 in totale qua, poi ovviamente ce ne saranno altri. Abbiamo due serie di viti, EM e P, questa da vita nella plastica, questa nel metallo. Questo è il telaio interno che è in plastica. Questa è la parte di sopra, uno dei segmenti di questo ottagono, e questa è la parte sotto che è tutta in metallo. Ecco, a differenza della base premium di Ironman, dove la parte sotto era tutta in plastica e questa qui era tutta in metallo, hanno fatto il contrario. Qui è tutto in metallo quella sotto e quella sopra in plastica. Sarà sicuramente bella ugualmente. Bene, io direi che quello che dovevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere. Vi ringrazio del vostro tempo. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, un saluto anche a voi ovviamente. Grazie di seguirmi, grazie del vostro tempo e mi raccomando, adesso vado a prepararmi subito i video del montaggio. Se avete piacere, continuate a seguirmi. Ciao a tutti ragazzi.